In realtà dal fine 2015 ci fu un calo, diciamo, io ebbi alcuni infortuni, quindi persi un po' di cose, iniziai a fare un lavoro molto più, come posso dire, serie ripetizioni a livello molto base, tra virgolette, però esercizi ben fatti, con ottime esecuzioni. Piano piano questa cosa iniziò a carburare e improvvisamente imparai comunque molte cose nuove. Mi ricordo che migliorai tantissimo la trazione a mano, migliorai nei piegamenti in planche tantissimo, imparai il maltese a terra, migliorai le cose che sapevo fare agli anelli, insomma migliorarono le feste e la croce che già comunque andavano alla grande e io avevo la sensazione di essere veramente in quel momento un atleta che padroneggiava tutto lo spettro dei movimenti a corpo libero, fondamentalmente base, tra virgolette, nel senso, dicevo, era proprio la sensazione di, vedi, so fare bene tutto praticamente. Mi dava proprio questa sensazione di essere una persona che si allenava bene proprio, me la ricordo particolarmente questa cosa. Ci fu quindi la gara del 2016. E anche lì io mi ricordo proprio questa sensazione di sì, adesso posso fare veramente con questo repertorio ancora così sistemato, posso fare un'ottima gara. Arrivai in finale con Andrea e davanti mi ritrovai un mostro, nel senso che Andrea era fortissimo, era assurda questa cosa, era nettamente più forte oggettivamente in quel set, fece delle cose, nel senso, io mi ero preparato sempre il mio set agli anelli e cose varie, lui invece iniziò con planche su piegamento su 2 dita per mano, planche push up a una mano, cioè erano oggettivamente cose più difficili, le trazioni a una mano che io facevo così bene a ripetizioni, lui in set le faceva nel set di gara con kettlebell da 8 kg mi pare, cioè era proprio una... Io appunto avevo questa visione di aver dominato questo spettro di esercizi e mi ritrovai davanti a una persona che li aveva dominati nettamente più di me, quindi Andrea vinse nuovamente e merita assolutamente in modo meritato, e questa volta però l'effetto fu diverso per me perché io dissi minchia, cioè questa non c'è la cosa sono stato un po' annoiato, io qua mi sono impegnato, pensavo proprio di essere al picco e questo mi ha sfonnato, cioè è stata proprio questa la reazione seria che io insomma ho provato. E quindi io già avevo perso con Andrea 2 volte di fila. Ci fu, dopo 3 mesi, l'International Burning Cup, sempre la solita cosa, che palle, solo 3 mesi di tempo, però ho detto vabbè, proviamo insomma a rifare... Partecipiamo anche questa volta, anche perché era bello, perché quella volta appunto c'erano un sacco di atleti da fuori, e io dico che appunto le 3, diciamo, sconfitte con Andrea, perché vedremo appunto che ci avviciniamo alla terza, furono diciamo 3 sconfitte diverse. Diciamo, la prima appunto fu legata alla mia... mi insegnò fondamentalmente la voglia, diciamo, di rivalsa. La seconda fu una sconfitta fisica, perché appunto il suo set era oggettivamente migliore. La terza, che fu quella decisiva secondo me, fu una sconfitta sul piano mentale. Per quale motivo? Perché io appunto come sempre preparai il mio set e cose varie, e questa volta io e Andrea ci incontrammo, io non ricordo se mi pare agli ottavi di finale, non vorrei sbagliare, o ai quarti di finale, comunque ci incontrammo prima della finale e io comunque, vedendo appunto il set che aveva fatto Andrea mesi prima, sapevo che dovevo fare un mega set perché era più corta quella parte di gara rispetto, perché la finale mi pare dei mesi prima erano 3 entrate da 40 secondi, per dire, queste invece erano solo 2 se non sbaglio. Cosa successe? Io quando altra cosa importante che vi servirà sapere, quando facevo le gare non ero mai... Era veramente raro che mi sentissi al top, perché percepivo un sacco comunque la tensione della gara, ma non è che avevo meno forza in realtà, anzi a volte avevo anche troppa forza, e questa cosa, io ricordo questa sorta di iperfomento che sentivo, mi faceva tremare il corpo in una maniera incredibile, anche in cose che io tenevo facilmente. Magari da fuori questa cosa non si vedeva, ma io ricordo proprio questi tremori dati quasi appunto dalla troppa energia che sentivo, che si riflettevano in una sorta di stanchezza estremamente maggiore che io percepivo nel fare i set. Io sentivo questa sensazione proprio di freddo, io dico, perché non di freddo quando uno, come dice, non mi sono scaldato abbastanza, ma
probabilmente una sorta di freddo emozionale, non so, come se mi entrasse troppa aria nei polmoni e mi sentissi quindi troppo refrigerato, una sensazione veramente strana che mi destabilizzava parecchio. E il set che io volevo portare sempre contro Andrea aveva una prima parte agli anelli e gli anelli, vi posso assicurare che se voi tremate in preda anche all'euforia, insomma questa cosa vi si ritorce contro perché gli anelli iniziano a tremare molto e il set diventa molto più difficile. E io feci la prima parte del set molto bene e diciamo la seconda parte del set così così. E in quel momento io gettai la spugna, tra virgolette, nel senso che finì il set pensando adesso questo qua mi distrugge, perché io appunto già ero entrato nell'ottica, questo atleta è molto molto forte, mi ha già battuto più volte e quindi proprio io già avevo accettato la sconfitta. Andrea fece il suo set e io penso che Andrea fece il set meno bello che io gli abbia mai visto fare, che non vuol dire che fosse un set brutto, ma semplicemente il suo meno bello, ok? Nel senso che probabilmente anche perché mi aveva comunque battuto più volte, magari non aveva neanche voluto alzare troppo l'asticella contro di me, magari per tenersi le cose migliori contro altri, poi non lo so, queste sono mie deduzioni. Però nel senso lui fece un set molto molto ribassato rispetto a quello che io mi ero immaginato facesse. Feci la seconda parte del set, insomma, cercando appunto di recuperare un po', però comunque nel complesso Andrea vinse. Questa è la gara in cui poi diciamo ci confrontammo, chiesi alcune diciamo delucidazioni ai giudici e il motivo per cui per me insomma Andrea vinse era diverso da quello diciamo che era risultato a loro fondamentalmente, ma questo non cambia quello che io avevo visto, ossia che comunque Andrea secondo me anche questa volta meritava di vincere, ma la questione qual era? Che io in questa gara avevo già accettato di perdere di mio e sta cosa non mi è andata giù, non mi è andata giù perché rimasi con la cosa, se magari non mi fossi già dato per sconfitto magari avrei potuto vincerla questa, perché comunque, ripeto, non furono, secondo me, da entrambi non furono set brillanti fondamentalmente. Però questa cosa che io mi diedi per sconfitto da solo mi fece scattare un pochetto la molla, perché dico va bene se io devo perdere perché il set dell'avversario è nettamente migliore, ma che io perdo perché io già ho deciso che ho perso, sta cosa non mi sta bene e non fa proprio parte del mio modo di essere. Comunque il bello secondo me di questi racconti è che fa vedere anche magari l'evoluzione appunto psicologica della persona in questione, quindi appunto io parlo appunto in prima persona. Probabilmente è una cosa che adesso non mi appartiene più, però per far capire che il character development si fa in questo modo. E quindi io tornai a casa e dissi no, la prossima volta che ci scontreremo io vincerò. Cioè mi ricordo che ero proprio sicuro, ho detto io darò tutto me stesso adesso per vincere. La questione era come si fa per battere una persona così forte? Devo proprio massimizzare, devo ampliare le mie vedute perché ho detto questo è fortissimo oggettivamente, cioè io comunque avevo una visione, ripeto, del me atleta ottima, ok? Però all'interno di una gara queste cose cambiano un pochetto perché già ai tempi, che comunque il regolamento era diverso da adesso, c'è un tempo limitato per fare le cose, uno fa solo diciamo le cose che faceva solo le cose che gli venivano meglio e quindi anche se io magari avevo un repertorio magari più ampio, perché io comunque magari facevo più anelli, più efesto, comunque già facevo tanti esercizi, se in una gara poi andavamo a compattare queste cose e lui aveva il lato di spinta di plancia che era inarrivabile, per quanto mi riguarda, era fortissimo, era pure l'ambito che ti dà più punti, cioè era proprio impossibile proprio, tra virgolette, matematicamente, anche se non c'erano appunto finora stati punteggi matematici, andare dietro a un set del genere, era difficilissimo da contrastare. Quindi dissi, vabbè, devo iniziare a diventare più forte da tutte le parti in qualche modo. Fu così come spiegai anche in svariati altri video, anche nel mio libro ne parlai di questa cosa, che arrivò il momento di introdurre, per appunto col fatto di andare in palestra e dire voglio fare un po' di più dell'altra volta, voglio fare un po' di più dell'altra volta, ma era impossibile, dopo un tot, iniziai a introdurre Lupe Zavorra applicata appunto al calisthenics, quindi l'utilizzo simultaneo di cavigliere e elastici per, diciamo,
abituarmi a fare cose più difficili anche se non avevo la forza fisica di farle, e questo metodo aumentò di tantissimo la mia forza fisica, cioè velocizzò moltissimo i miei progressi, perché mi abituava continuamente a lavorare zavorrato, a fare esercizi più difficili. Fu un boom enorme. Altra cosa che mi sono ricordato, generalmente io ho vinto tutte le gare in cui mi davano per sconfitto, come appunto ho detto, quella del 2014, quella del 2015, in cui c'era un altro favorito, e persi sempre le gare in cui invece venivo dato io per favorito. Quindi quando si diceva, ah, bene, adesso vedrai che devo vincere un'altra volta, vedrai che nel 2016 ho vinto. No, là ho sempre perso. Questa volta io mi sentivo palesemente sfavorito, perché comunque Andrea aveva vinto 3 volte di seguito, quindi insomma sembrava stabilita come cosa. E quindi questa cosa mi aiutò anche, perché nel senso, sto dal lato del perdente, fondamentalmente posso solo fare meglio. E passarono i mesi, appunto, di allenamento, e improvvisamente improvvisamente, nel senso, le cose aumentarono, e ad aprile del 2017 iniziai ad introdurre in allenamento il famoso muscle up a una mano zavorrato, cosa che io in quel periodo avevo allenato appunto il sacco up, zavorrato in continuazione. Mi pare che fu una conseguenza semplicemente di quel ragionamento, e lì, proprio appunto 2 mesetti prima della gara, iniziai a pensare: questa cosa mi tornerà molto utile, perché io in realtà, pur volendo, pur pensando vincere quella gara, non avevo mai messo per iscritto una strategia con cui effettivamente questa cosa potesse succedere. Cioè io mi ero concentrato quell'anno a diventare il più forte possibile, ma senza pensare che cosa posso fare effettivamente per vincere, ok? O almeno questo è quello che ricordo, non so se questa cosa l'ho rimossa, ma io non ricordo assolutamente di aver avuto un'idea chiara di quello che io dovessi fare per vincere. Inizio piano piano a migliorare la situazione, finché appunto mi accorsi che ero in grado di fare il muscle up a una mano anche con 10 kg. E questa cosa era eccezionale, perché si apriva la possibilità di fare un set con 10 kg, cosa che non era mai stata fatta, perché erano già stati altri atleti appunto che avevano portato le zavorre in gara. Lo stesso Andrea, come ho detto, nel 2016 fece le trazioni a mano zavorrate, ma nessun atleta aveva mai fatto il set interamente zavorrato, anche perché questo è un pensare, diciamo, fuori dalla scatola, anche non indifferente, tra virgolette. Quindi io iniziai a praticare questo set, appunto con OAP, festo, zavorrati, poi questa cosa ve la spiegherò bene più avanti. E un'altra parte il set agli anelli, praticamente. Non li provai mai insieme, perché il mio ragionamento fu questo. Io pensai che se io riuscissi a fare il primo set con il muscle up a una mano, io mi sarei caricato così tanto mentalmente da riuscire poi comunque a trovare il modo di fare anche il secondo set. Ma ripeto, queste cose le vedremo bene più avanti. E soprattutto, qual era l'importante, diciamo, bonus che io potevo ottenere con le cavigliere? Con le cavigliere io potevo massimizzare i miei punti di forza. Ossia, come avevo detto prima, il problema era che non si riusciva a andare dietro ad un set magari in cui c'era moltissima planche fatta a quel livello, perché non c'era innanzitutto il tempo, magari, nel senso, non si potevano fare tante trazioni a mano, non si potevano fare trazioni a mano lenta, quindi c'erano molte strade bloccate in un set da gara. L'unica cosa che era consentito fare, l'unica strada libera, fondamentalmente, era la possibilità di zavorrare. E quindi io sapevo che zavorrando, se io avessi zavorrato le cose in cui ero forte, potevo innanzitutto valorizzarle, perché comunque potevo fare degli hop zavorrati, degli festo zavorrati, TED, come vedremo, e potevo trovare il modo appunto di accumulare veramente un punteggio tale, perché ho detto comunque un set fatto con 10 kg sicuramente prende una marea di punti, perché come vedremo appunto più avanti ha delle difficoltà logistiche, non solo di esercizi, molto importanti. E quindi ecco, io in questo modo posso davvero trovare il modo di veicolare quello che so fare e andare anche a superare un set
in cui diciamo l'elemento di base predominante, come, che appunto è la planche, prende moltissimi punti. Quindi questa era la genialità della zavorra aggiunta al set, fondamentalmente, la capacità di valorizzare tutto. Questo lo dico anche perché appunto molti si concentrano sul masso alla mano, ma il masso alla mano in realtà era ovviamente l'esercizio, come vedremo anche per altri motivi, cruciale del set, ma la zavorra serviva per valorizzare tutto il set. Arriva il giorno della gara. La gara era divisa in 2 giorni, c'erano appunto la prima parte, i gironi, ottavi, quarti di finale, il giorno dopo ci sarebbero state semifinale e finale. Io quel giorno portai con me le cavigliere da 10 kg, che nessuno diciamo aveva visto, anche perché erano parecchio rare. Io appunto facendo delle ricerche trovai queste cavigliere da 5 kg l'una e delle cavigliere da 1 kg l'una, quindi da 2 kg totali. E io feci appunto il primo set con le cavigliere da 2 kg, quindi introdussi questa cosa diciamo delle cavigliere nel set, passai i gironi, feci poi appunto anche gli altri turni senza appunto le cavigliere e iniziai comunque, questa cosa già la facevo anche, l'avevo fatta anche in altre gare, portavo in questi, io volevo fare ogni set comunque diverso dagli altri, ok? Non volevo essere monotono, portavo nei set iniziali delle cose che magari prendevano o meno punti o che mi uscivano meno bene di altre, o per dire che ne so, le trazioni alla mano le facevo solo col braccio debole, volevo cercare di farmi vedere più debole di quello che potevo essere nel mio set diciamo massimo. E finì il primo giorno di gara, arrivò il secondo giorno di gara, quello dove ci sarebbero state appunto le semifinali e le finali. Andrea ovviamente era passato e c'è un'altra cosa importante da dire: il nostro ovviamente è un campionato nazionale, ma era un signor campionato nazionale perché il livello era estremamente alto. Con estremamente alto voglio dire che 2 settimanelle prima, quello che sarà stato, Andrea aveva appena vinto il campionato mondiale in Spagna, lo SWUB, e quindi il campionato nazionale c'aveva anche il campione mondiale incluso. Ripeto, il campionato nazionale è il campionato nazionale, questo non vuol dire che è un campionato mondiale, anche perché l'atleta che partecipa dà un'importanza alla preparazione psicologica diversa, quindi quella è una cosa, quella è un'altra e questo non cambia. Però per far capire che tra i partecipanti c'era uno che aveva appena vinto il campionato mondiale, insomma, quello che poi sarebbe dovuto essere, nella mia appunto idea di gara ideale, come poi fortunatamente è stato, il mio avversario. Quindi insomma era un livello molto 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 alto. Io ho sempre preferito fare le giornate di gara in un solo giorno. Per quale motivo? Innanzitutto io sono molto abituato ad allenarmi tante ore e io quando vado a ruota di carica, diciamo, energetica, di fomento, io posso andare avanti a oltranza e soprattutto so che generalmente le altre persone questa cosa ce l'hanno un po' di meno, cioè tendono a stancarsi durante la giornata, quindi questo per me è un doppio vantaggio. Al contrario, fare le cose in 2 giorni di seguito, almeno ai tempi e parlando di gare, era sempre stato una cosa a ribasso per me. Per quale motivo? Che io ai tempi ero abituato a allenarmi diciamo un giorno sì, un giorno no, o meglio a allenarmi un giorno seriamente e un giorno diciamo fare una sessione più leggera. Ma più che altro, quindi già avevo questo ritmo diciamo così, ma più che altro io non riuscivo a forzare la mia voglia di fare le cose. Con questo cosa voglio dire? Che io il primo giorno di gara, anche se cercavo di essere il più distaccato possibile dalla cosa, io comunque ero carico, perché pure se sapevo che erano i gironi così, io volevo partire a cannone. Dopo una giornata fatta a cannone, in cui diciamo questa sorta di desiderio di fomento viene appagato, anche se il giorno dopo ci sono le semifinali e le finali, è come se al mio interiore questa cosa non gliene fregasse più, cioè nel senso io mi sentivo già, quella parte di me si sentiva già appagata da questo sfogo energetico che aveva avuto, proprio perché probabilmente io non davo nonostante questa gara fosse così importante per me, io non riuscivo, tra virgolette, a forzare questo mio, diciamo, sistema energetico, ok? Quindi iniziai la giornata sentendo che comunque io non ero forte come il giorno prima, sicuramente. E dissi,
Vabbè, vediamo che succede. Mi ricordo che io andai appunto a questa gara con tre miei amici e la fidanzata di uno di questi amici, e vi do queste informazioni perché sono molto importanti per quello che succederà dopo. E mi ricordo che in macchina stavo con le cuffiette, loro appunto guidavano loro, e ad ascoltare la host di My Hero Academia, You Say Run, che mi fomentava tantissimo, proprio perché quella è una canzone che dà questa idea di protagonista che fa il suo percorso e alla fine raggiunge, diciamo, l'obiettivo. Mi aiutava forse a calarmi nella parte. Comunque ci fu il semifinale contro Luca Bianchini, e nella semifinale io usai le cavigliere da 2 kg nuovamente. Il set andò abbastanza bene, sebbene ricordo che per dire anche con questo piccolo set l'avevo provato, ci doveva essere all'interno, io feci un set con Maltese, diciamo Nakayama e cose varie, ci doveva essere anche un Victorian con le cavigliere da 2 kg, che io non feci però perché dovevo tornare sugli anelli una volta in più e quel giorno non riuscivo a tornare sugli anelli una volta in più rispetto a come facevo in allenamento, e quindi non avevo la possibilità proprio di fare neanche l'esercizio. Quindi questa cosa mi fece capire che comunque, sebbene avessi trovato in me la carica, un po' di stanchezza c'era. Passa il tempo e ci siamo. È il momento, Andrea aveva vinto ovviamente, era incontrastabile, è il momento della finale decisiva. La finale del 4 giugno 2017. Per l'ennesima volta si affrontano Matteo Spinazzola e Andrea La Rosa. Tutto quello che abbiamo detto finora in questi video, in questo excursus, culmina in questo momento, è servito per far capire che cosa volesse dire questo giorno, e adesso vedremo che i retroscena sono infiniti. Addirittura vi farò vedere un filmato che nessuno di voi ha visto praticamente, in pochi hanno visto. Chi c'era, tra virgolette, quel giorno sa di cosa parlo, perché quel giorno è esploso tutto. C'è stato un momento, vi farò vedere, in cui qualsiasi cosa, sembrava in cui tutte le energie dell'universo, per una volta, erano perfettamente coincidenti. Quindi questo retroscena importante è fondamentale agli esiti della trama, perché ha deciso tutto. Quindi io ringrazio veramente la mia amica per avermi detto questa frase trigger che mi ha fatto proprio esplodere il cervello.